Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera farò un piatto rinomato in tutta Roma. Eh sì, è famoso, eh? Famoso, famosissimo. I fagioli con le gotiche. A Roma sono i fagioli. I fagioli con le gotiche. Che gotiche? Quelle là. Allora, premetto, so che a voi non vi interessa, ma io odio le gotiche, però vabbè, era tanto per dire. Però lo faccio perché piace molto a mio figlio. E poi perché ce l'hanno anche chiesta come ricetta. Esatto. Allora, io faccio una piccola variante, no? Ho visto tanto tempo fa il video di Giorgione meraviglioso, io lo adoro perché è proprio rustico, bello, ruspante, mi fa morire. E in cui diceva che lui ci metteva la pancetta, l'olio giù, buttava roba dentro, una cosa meravigliosa. Sicuramente saranno stati buonissimi, ma aiuto. Allora, è ovvio che non è un piatto light, mi pare ovvio, però diciamo che sono riuscita un pochino ad addolcirlo. Ecco, ovvio che chi ha il colesterolo alto questo lo deve vedere da lontano, ma detto questa piccola premessa, vi voglio far vedere innanzitutto un olio fantastico, l'olio Caro, l'olio del gruppo Caro. Eh sì. Noi ormai utilizziamo solo questo e nell'info box per cortesia metti tutte quante le informazioni. Sì. E voi andate sul sito gruppocaro.com, vi iscrivete alla newsletter, nome, cognome, mail e vi arriva subito un buono sconto del 15%. Che oggigiorno fa comodo a tutti, direi. Sì. Allora, andiamo avanti. Allora, io qui ho circa 7 etti di gotiche che ho fatto non solo bollire una volta, ma bollire 2 volte, ma bollire 3 volte. No, l'ho fatta bollire una volta sola, però ho cambiato l'acqua 3 volte. Esattamente come faccio per le salsicce al sugo, che tutti mi dicono: e non le fa le salsicce, ma fatevele affari vostri. Oh, me l'ho detto. Poi ho qui 2 gambucci di prosciutto crudo che andrò a fare a pezzetti al posto della pancetta, perché ci va la pancetta oltretutto in questo piatto, capito? Ma pure il gambuccio quando in è buono... in realtà non c'è una ricetta depositata, ognuno ha la sua variante, quindi alla fine Quello che c'è in ma fare un frigo. po' come mi pare. No, sto scherzando, ci mancherebbe, stasera è goliardica Silvia sarei io, parlo in terza persona ormai. Allora, facciamo a pezzetti questo bellissimo gambuccio che è un semidolce, preso apposta proprio per quello, o meglio, quello è un semidolce, questo se non erro è addirittura un San Daniele. C'è la mia amica fantastica, la mia amica che mi dà tutti i gambucci migliori per cucinare, grazie Maria. E quindi adesso lo andiamo a fare a tocchetti, cercando di fare meno rumore possibile sul tagliere, se no vi lamentate pure di quello. Certe volte mica vi sopporto, ve lo dico. Ma sei polemica Stasera è da morire, più che polemica sono ironica. Questo è tutto grasso, lo togliamo, ok. Di grasso ce ne abbiamo già abbastanza. Abbastanza, sì. Più che sufficiente. Ora che ho fatto a tocchetti il prosciutto, che cosa dobbiamo fare? Mettiamo un pochino d'olio, no tanto ragazzi, perché veramente ce n'è di grasso, quindi ecco, un altro pochino, appena, ok. Poi mettiamo, ho fatto un mazzetto di verdure, c'è un motivo, voi fatele tutte tritate e mettetele dentro che sono buonissime. Ma qui purtroppo già ci siamo lamentati per le gotiche, figuriamoci se ci troviamo anche le verdure. E allora l'ho fatto in questo modo, vero amore mio? Non è polemica stasera, un'ironia, mi sto scompisciando delle risate, guarda. Oh, quindi sedano, carota e cipolla fresca. Poi metto, ecco qui, un cucchiaino di olio al peperoncino, perché già insomma ce n'è abbastanza, e vado a far soffriggere le verdurine. Poi piano piano aggiungerò gli altri ingredienti. Il sale non credo che ce ne sia bisogno perché c'è il prosciutto crudo, quindi non vi dico niente. Il pepe, se volete aggiungerlo, aggiungetelo. Io ho messo il peperoncino, va bene? Poi c'è bisogno di una tazza di pomodoro scarso,
un po' dolcino, tipo datterino, ciliegino, ma una tazza di quelle da tè, non da caffè latte, le tazzone, ok? Dai tue. Come le mie, io non c'ho la tazzona. Vi faccio vedere la mia tazza. Dai, dai. No, che è una tazzona? C'entra un litro di latte qui. È una tazzona? Guardate quanto è grande. Ok. Poi ovviamente delle cose che abbiamo bisogno di fagioli, io questi li ho fatti, erano secchi, li ho ammollati per circa 8 ore, dopodiché li ho fatti bollire in pentola a pressione. Una ventina di minuti da quando soffia e sono pronti praticamente, ok? Andiamo avanti, facciamo soffriggere le nostre verdurine e intanto vado a fare a pezzetti le nostre codiche. Ci vediamo sui fornelli. Allora, abbiamo messo il prosciutto, dopo che si sono rotolate le verdurine, come vedete, e abbiamo messo le codiche. Adesso ho spento ovviamente, adesso riaccendo, faccio rotolare il tutto con il nostro Magic Cooker e le nostre codiche meravigliose le abbiamo prese al Tibur Carni. Ragazzi, il Tibur Carni è un centro carni straordinario sulla Tiburtina in via Tiburno 16. Io vi metto le informazioni nell'info box, andate a vedere il sito perché ha tante offerte straordinarie e consegna anche a domicilio gratis in tutta Roma dentro il raccordo anulare con una spesa minima di 30 euro. Che direi insomma Sì. che si può fare, e hanno offerte fantastiche perché comunque l'altra quando ci siamo andati prima che diventasse zona rossa avevano le bistecche buonissime a, se non erro, a 11,90. Noi ci abbiamo fatto anche una ricetta con le bistecche Sì. e anche quella tagliata. Vero. Allora, ti vedo con il bottiglietto a mano. Sì, perché adesso ecco, queste scoppiettano è normale. Dopo che le ho fatte rotolare per un po', io non le ho fatte piccolissime, però se volete le potete fare ancora più piccole. Ok, dicevo, adesso le faccio rotolare per un po', poi andrò ad aggiungere il pomodoro e i fagioli nello stesso tempo. Vediamo tra un poco. Eccoli qua, ho messo i fagioli, ho messo un po' di pomodoro, adesso ne aggiungo altro perché volevo vedere se era troppo o meno, perché i veri fagioli con le codiche in realtà non hanno bisogno di tanto pomodoro, quindi devono essere appena rosati i veri, poi ognuno, ripeto, fa come vuole. Ok, anche questo piatto mi sa che è da scarpetta, vero? sì, penso proprio di sì. Ecco qua, ricopriamo e facciamo cuocere girando di tanto in tanto di tanto in tanto i nostri fagioli. Mi raccomando, state lì dietro perché si attaccano facilmente. Quanto devono stare? Facciamo 5 minuti, poi li giriamo, 5 minuti, poi li giriamo, ok? Per 3-4 volte, quindi una ventina di minuti al massimo. Il piatto è pronto. Il piatto è pronto, era talmente bello nella padella che non volevo toglierlo da lì. Olè! Guardate che spettacolo! Io ho dovuto assaggiare un fagiolo per sentire se stava bene di sale, infatti sta benissimo, non c'è bisogno di mettere altro sale. Devo dire che è uno spettacolo, sì, ragazzi, i fagioli però, perché a me le codiche, ripeto, non piacciono proprio. Non piacciono anche a me, e io per cortesia direi qualche fagiolo e questo pezzettino qui. Senti le pretese proprio. Allora, così, facciamo così. Mamma mia. Non vengono bene. Con una bella rosetta. Addirittura scotta, amore. Va. Ti ho detto che scottava. Fai così perché scotta o perché... No. Ragazzi, è fantastica. Bravissima. Grazie. Ragazzi, provate a farlo anche voi. Contattate chi ha permesso di fare questo piatto, ossia l'olio caro e la Tibur Carni, perché danno un tocco di classe in più. Queste codiche devo dire che erano veramente molto belle, non c'erano
marchi, non c'erano peli, no, veramente pulitissime. Ovviamente poi uno le lava, le sgrassa, eccetera, però vi posso assicurare che fantastiche. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima! Ciao a tutti. Ciao ciao!